Previously on Bobby Rhodes Through Horror and Back. Mi sono trovato a mio agio nel fare questo personaggio, sinceramente non ho avuto difficoltà. Questo vomito mi è finito in bocca, capisci? Con grande disgusto, che ancora oggi ci ripenso, però per fortuna che era yogurt, capisci? Mi piacerebbe interpretare più personaggi di vita, personaggi che stanno vicino alla gente. Ho una grande ammirazione per quello che ero prima. Il cinema americano è al primo posto. L'approdare a Hollywood, cioè non è semplice come sembra, a meno che non viene fuori Tarantino o uno di questi registi, quindi impone un personaggio in cui posso recitare e sarei felicissimo. Il cinema horror lo adoro, ti dirò, è come la fantascienza, l'horror è uno dei miei settori preferiti, perché nell'horror si spazia e l'horror costa poco ed è divertente fare l'horror, ecco perché. No, oggi come oggi accetterei. Perché a parte un po' che mi sono allontanato dal cinema, quindi mi sento un po' più fresco, diciamo che prima c'era il fattore dell'etichetta cinematografica in cui ti dirò che nell'anno dei demoni mi furono proposte 5 pellicole, 5 storie da girare ed erano tutti horror, per cui a un certo punto ho dovuto decidere e non ne ho fatto neanche uno, quindi sono rimasto quasi un anno senza fare nessun film. Io ero stato scelto, così mi è stato detto da Bava, cioè quel ruolo del prete era stato fatto su di me. Quando l'ho saputo, purtroppo già la chiesa era stata girata, quando ho incontrato qualche anno dopo Bava mi aveva confidato questa cosa. Mi ha detto, guarda, se guardi bene la chiesa, il personaggio del prete era stato tessuto su di te, però per questioni contrattuali eccetera, lui non ha diretto più quel film e quindi automaticamente è passato a Michele Soavi, che ha scelto un altro attore inglese, e io con gran rammarico, insomma, avrei preferito farlo io, quel personaggio del prete, insomma. Che parlava su Notturno, una rivista di cult cinematografico, in cui io dicevo, proprio appunto parlavo di questo mio rammarico nei confronti di Michele Soavi, e perché non mi ha neanche consultato, tra l'altro io lo conoscevo, quindi non so, lui ha avuto le sue vedute e ben venga così, però io ci sono rimasto un pochino male. C'è un certo film che è diventato un cult cinematografico dell'horror e che ho un grande rammarico non averlo fatto, ma mi era stato proposto con il nome di Catacomb, il che io sono inorridito un attimo, insomma, però hanno cambiato il nome, l'hanno fatto diventare Spectri, un nome bellissimo, e ha avuto un grande successo, e purtroppo io, insomma, mi è stato proposto e ho rifiutato, insomma, dell'occasione. Tutti bravi registi, tutti bravi, quindi non posso dire questo o quello, sono affezionato a tutti. Hanno pensato a me nel bene, cioè volevano che io riuscissi di più nel cinema, addirittura hanno pensato a delle serie televisive, delle fiction che non sono andate in porto per vari motivi, altro western con me da parte di Castellari,
Margheriti, pure lui, serie, cose varie che purtroppo non si sono avverate. Margheriti è un regista simpatico, allegro, divertente, capisci? Però è un regista con le palle, così, tra virgolette noi lo diciamo, ma come lui Castellari, Bava, D'Amato anche, insomma, tutta gente che ci sa fare, insomma, grandi maestri del cinema. Margheriti lo ricordo ben volentieri perché è stato il primo che mi ha detto di farmi calvo, cioè di tagliarmi i capelli, e questo mi ha portato la svolta della mia vita, insomma, perché dopo quello ho cominciato a lavorare. Avevo i capelli, mi cominciavo a stempiare e come personaggio non era messo bene in luce. Lui ci ha visto in quello, insomma, e quello lo dovrò ringraziare.